Oggi desidero farvi una lezione di critica d'arte, collegandovi rap e arte. L'arte di ogni epoca racconta il conflitto umano. Il rap contemporaneo fa praticamente la stessa cosa, ma con un linguaggio diretto e personale. Bosch rappresenta la perdita dell'uomo, Caravaggio la lotta contro il proprio buio, l'espressionismo il dolore di chi è sopravvissuto. La canzone Amaro, che potete trovare anche su YouTube, riassume questo percorso: perdersi, resistere e tornare a esistere. Dall'inferno simbolico di Bosch alla luce drammatica di Caravaggio fino all'urlo dell'espressionismo. L'arte praticamente racconta sempre la stessa urgenza: resistere alla distruzione di sé per non morire. Il filo conduttore che collega Bosch, Caravaggio e espressionismo è proprio la rappresentazione della crisi dell'uomo, la perdita di sé, la discesa nel buio e la possibilità o meno di resistere. Quindi andiamo alla scoperta di come è stato rappresentato nella storia dell'arte questa perdita dell'uomo e la sua resistenza. Nel corso appunto della storia dell'arte, l'essere umano è stato spesso rappresentato nel momento della crisi, della perdita di sé e del confronto proprio con il male. Questo percorso può essere chiaramente osservato nelle opere di Bosch, sia di Caravaggio che anche degli artisti espressionisti, che pur appartenendo proprio a epoche diverse raccontano lo stesso dramma umano. Hieronymus Bosch, artista del Rinascimento nordico, presenta una visione profondamente pessimistica dell'uomo. Nel giardino, per esempio, delle delizie, l'umanità si abbandona al piacere senza misura, perdendo la propria identità e condannandosi essa stessa alla distruzione. Le figure sono deformate e il caos dell'inferno mostra proprio le conseguenze dell'eccesso e della mancanza di questo controllo. L'uomo non resiste e si lascia quindi divorare. Con Caravaggio, nel periodo barocco, invece la rappresentazione dell'uomo cambia. Attraverso un realismo crudo, l'uso per esempio drammatico del chiaroscuro, l'artista mette in scena la lotta interiore. In Davide, per esempio, con la testa di Golia, il male non è più solo un male esterno, ma diventa un nemico interiore. Caravaggio si rappresenta infatti nella testa di Golia. L'uomo è colpevole e fragile, ma ha ancora la possibilità però di scegliere e di redimersi. Rispetto a Bosch, infatti, qui emerge la consapevolezza e la volontà di combattere il proprio buio. L'espressionismo invece del primo Novecento porta questa crisi, potrei dire, all'estremo. Artisti come Munch e Schiele non cercano la bellezza, ma la verità emotiva. Il corpo è deformato, l'identità spezzata, la sofferenza psicologica diventa praticamente protagonista. L'arte si trasforma in un urlo, ma non giudica, ma testimonia invece il dolore di chi è sopravvissuto a questa caduta. Questo stesso percorso si trova anche nella musica rap contemporanea, una musica che parla di verità, come nella canzone Amaro, che racconta la dipendenza, la perdita di sé e la resistenza per non morire. Come nell'arte del passato, anche qui esprimere il dolore diventa un modo per salvarsi. Dall'inferno simbolico di Bosch alla lotta di Caravaggio fino all'urlo dell'espressionismo, l'arte dimostra che in ogni epoca l'uomo sente il bisogno di raccontare il proprio buio per riuscire a resistere e continuare a vivere e ritrovare la luce. A volte perdersi sembra inevitabile, ma resistere no. Potete guardare il video completo, vi lascio il link in descrizione, che il video parla di una storia di caduta e di resistenza. Vi aspetto alla prossima lezione di critica d'arte. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella per non perdere tutti i video che pubblicherò e se lasciate anche un commento o un like, questo aiuterà l'algoritmo a promuovere i miei contenuti. Se poi desiderate sostenere anche il mio canale, potete farlo anche con solo 1,99 € al mese. Ciao ciao!